Ragazzi, questa volta il video parte dall'auto. Vedete che sto lasciando l'Abruzzo e sto entrando nella regione Lazio, e praticamente un viaggio di 2 ore e mezza circa, velocità media 90-100 km orari, non amo andare veloce. E oggi andremo a trovare Alfredo. Siamo a casa sua col suo impianto, 2 turbine eoliche e il fotovoltaico. La sensazione di entrare in galleria a 90 all'ora sembra che stai guidando una Formula 1, e questo è l'effetto delle luci. Bene ragazzi, se vi siete già iscritti al canale, adesso in uscita dalla galleria ci ritroveremo istantaneamente a casa del nostro amico Alfredo. Bene, a tutti voi ragazzi una buona visione. Ragazzi, avete visto 2 ore circa di strada, 2 e mezzo dall'Abruzzo a Roma, e sono adesso qua in compagnia di Alfredo, un caro amico del canale. Ragazzi, lo vedete dietro di me che tipo di impianto ha fatto, cioè fantascientifico. Alfredo è un professionista del fotovoltaico, giusto Alfredo? Sì. Non se ne intende niente? Ti ringrazio, sei troppo Presentati tu, vai. Io sono Alfredo e vivo a Roma e nella vita faccio tutt'altro, e sono un consulente nell'information technology, quindi in pratica, per dirvi che se mi cimento io su queste realizzazioni e riesco, potete farlo anche voi, quindi è di incoraggiamento, diciamo, per tutti gli amici del canale. Bene ragazzi, io scherzavo, lui non se ne intende. Allora, parla un bellissimo inglese, lo sentirete spesso, vedete, information technology, eccetera, eccetera, perché gli piace proprio masticare questa lingua. Ragazzi, non è un addetto ai lavori, eppure, come ci sei arrivato a questo? Praticamente io ho iniziato a seguire Gianni che ha rispolverato quella che era una mia vecchia passione da ragazzo, che era quella dell'elettronica, no? Quindi mi ha riportato su una vecchia strada che io, diciamo, ho sposato insieme alla mission del canale, quindi che vede la divulgazione, diciamo, delle esperienze che facciamo, e quindi siamo qui per questo, per condividere con voi, speriamo, cose che sono di interesse e che possono, diciamo, trovare un'applicazione anche nei vostri impianti. Ragazzi, ha detto, sembrava no che stessi parlando io nel canale, la mission, la divulgazione. Questo è lo scopo del canale, ragazzi. L'avete visto anche nell'ultimo video uscito settimana scorsa, dove parlavo proprio di non concentriamoci su io sono il migliore, io sono il peggiore, ma andiamo avanti verso la mission. Lui non se ne intende, ha creato tutto questo, ma l'ha creato da quant'è che siamo in contatto? Un annetto, quando io sono partito con la prima versione di questo impianto, che vedeva 2 stringhe di pannelli, 2 stringhe da 3 pannelli ciascuno, e una batteria al piombo che mi è servita per far partire l'impianto per la prima volta, in attesa che arrivassero le litio ferrofosfato dalla Mani. Praticamente tu hai preso Mani, ti trovi bene? Mi trovo benissimo, sono una bestia queste batterie. Azienda seria, ragazzi, vince. Allora, lui ha iniziato con le piombo, perché ha detto, vediamo, iniziamo il rodaggio, non me ne intendo, andiamo avanti gradualmente, ed è quello che consiglio sempre, gradualmente. È partito con le piombo, dopodiché sono arrivate le litio, sei partito con le litio, e che cosa faccio delle piombo? Si è chiesto? Bene, faccio l'impianto dell'eolico di Gianni. E lui, ragazzi, è colui che ha acquistato poi la mia turbina eolica che avete visto in tutta la serie delle turbine, la 2 kW con l'uragano, perché ce ne vuole per far produrre, ok? Poi lo industriale. Poi lo vediamo. Diciamo. E ragazzi, io lo dico proprio chiaramente, lui allora non è capace, ma ragazzi io lo considero un inventore, perché non solo ha costruito l'impianto seguendo le indicazioni del canale, ma è andato avanti, ha voluto provare, ha voluto testare. Abbiamo fatto 100 chiamate. Gianni, ma questo che ne pensi? E io gli dicevo a lui, occhio, puoi bruciare, attenzione. E lui, andiamo avanti. Però dava sempre una connotazione logica. Ebbene, nella sua logica ha fatto, qui vedete la sezione fotovoltaica, qui dal bestione arancione in qua, e qui la sezione eolica. Ebbene ragazzi, lo dico adesso, vi faccio strabuzzare gli occhi. Lui ha trovato il sistema per utilizzare le Pever 10420, quindi 100 A, 200 volt massimi, con l'eolico. Faccio una pausa perché voglio sentirvi a voi adesso. No, bellissimo, e lo direte sicuramente. Ebbene ragazzi, lui utilizza le Pever e utilizza anche 2 condensatori da 450 volt. Sì. Quanti microfarad? 8400 microfarad. 8000, quindi
delle belve. A cosa servono? Lo vediamo dopo nei dettagli, ragazzi. Buona visione, io dico sempre, perché servono ad attutire a tutti i picchi. Adesso un'altra sorpresa, ve la dico al volo e poi entriamo nel vivo. Alfredo, tu hai messo 2 turbine eoliche. Sono identiche? No, una da 48 volts che era la tua, l'altra ho voluto fare sperimentazione e quindi ho preso una turbina da 96 volts. Quindi ragazzi, 2 turbine 48 volt e 96 volt messe insieme sullo stesso impianto. Vi dico una cosa fantastica che lui ha anche combinato, ragazzi, veramente bello. Ecco perché è su questo canale, ok? Ora, lui è riuscito a fare una cosa molto piacevole. Lui ha le batterie litio ferrofosfato della Mani a circa 15-16 kWh, poi ha le piombo 6-7 kWh okay. aggiuntivi. 6-7 kWh aggiuntivi. Ebbene, lui, quando l'eolico ha caricato le piombo, trasporta la corrente sulle litio in una maniera diversa da quella a cui siete abituato a vedere tramite le mie sperimentazioni, le mie invenzioni, chiamiamole così, passatemi i termini, ovvero col DC-DC charger. Ebbene, lui le trasporta in un altro modo, adesso lo vedremo, molto bello, molto semplice, ragazzi. E poi la novità qual è? Che lui, quando ha riempito invece al contrario col sole le litio ferrofosfato, trasporta l'eccesso dei pannelli, quindi non spreca il sole, anche se il sole, lo sapete, non si spreca perché è lì e sarà lì per sempre questa stella. Ebbene, lui trasporta la corrente dal litio ferrofosfato alle piombo nel caso non ci fosse vento, quindi lui mantiene sempre cariche le piombo evitando la solfatazione, mantiene sempre cariche le litio ferrofosfato e questi 2 accumuli si combinano tra di loro, quindi in realtà tu hai 15 kWh, 16 circa, più 7. Lui è arrivato in questo modo a non sprecare il suo inizio con le piombo e farlo diventare il litio ferrofosfato. Alfredo. Quindi a valle, diciamo, quello di cui mi sono accorto, che a valle di tutti gli upgrade che ci sono stati della prima versione dell'impianto fotovoltaico, stiamo parlando del solo fotovoltaico, io ho raggiunto quasi un'autonomia completa, diciamo, di quella che è la gestione energetica di casa. Parlaci delle tue bollette. E quindi io avevo una bolletta bimestrale che era intorno ai 550 euro, 560, poco più, poco meno. Ragazzi, una villa consuma 550. Scusa se ti ho interrotto, Alfredo, perché lo faccio spesso nei video. Chiedo scusa a tutti gli amici del canale che sono finiti su questo canale, ma voglio aggiungere sempre dettagli. Lo sapete che ho questa frenesia per l'entusiasmo che mi spinge ad aver aperto questo canale. Ora, 550 euro, lui ha una villa, un bel lavoro, eccetera, ma pensiamo anche ogni tanto, questo lo dico per coloro che dicono oh, il fotovoltaico gli sta bene a coloro. No, dobbiamo avere anche empatia per quelle famiglie che abitano nei palazzi, nei condomini, che non possono fare queste installazioni e pagano bollette esorbitanti. Esatto. È per questo che ti ho interrotto, perché dobbiamo mostrare sempre un occhio di riguardo, un'empatia verso coloro che non possono e che stanno seguendo questo canale, sono iscritti a questo canale, grazie, vi ringrazio, e non hanno possibilità di fare questi impianti. Ragazzi, ve lo dico pubblicamente, a me dispiace. Alfredo, la tua bolletta quanto è arrivata? Oggi siamo arrivati a soli 60 euro nel bimestre, dove buona parte, diciamo, di quel costo sono di cost component che non hanno nulla a che fare con il consumo. Di reale consumo io ho 10 euro. 10 euro ogni bimestre? Ogni bimestre. E il resto lo sappiamo così. Sono accise, sono diciamo la tenuta del contatore, il trasporto, diciamo il costo di trasporto. Adesso lo devo interrompere, sennò l'abbiamo discusso anche prima, che partivano gli inneschi. Okay. Quindi in pratica scoccia pagare 10 euro e pagarne 60 perché ce n'è 50 in più. Sì, ma diciamo in una economia familiare come la mia, lasciatemi dire, sono fortunato, io non ho tutto questo fastidio, ma provate a pensare, diciamo, qualche famiglia che non è così, diciamo, benestante e che su una bolletta di 60 euro ne trova solo 10 di consumo, insomma è un impatto. Ragazzi, questa è l'empatia degli amici del canale, noi dobbiamo andare in questa direzione, ragazzi, l'empatia, cioè immedesimarsi nei problemi degli altri. Gli inglesi dicono put yourself in others' shoes, nelle scarpe degli altri. Esatto. Ragazzi, adesso mi lasci così con frangenti di poche parole. No, scusami, altre 2 parole. Quindi in pratica io oggi si può dire che su un mese
ritorno in rete un giorno o massimo 2 giorni. Come globalità, sì, fatta di test, fatta voglio provare qua, sì. era nuvoloso una settimana, cioè situazioni miste. Quando praticamente prendo delle giornate particolarmente nuvolose e quindi non riesco, cioè l'impianto non riesce ad avere la sua produttività solita, quindi tende la notte a rientrare in rete. E quindi il consumo che faccio nell'arco di un mese va dai 4 kWh agli 8 kWh, che Quindi, poi diventano quei 10 euro che pago. Sì, ma ragazzi, 4 kWh al mese, 5 kWh al mese, 10 kWh al mese, che in 2 mesi sono 20 kWh, se paga 10 euro, quanto l'abbiamo pagato al kilowattora? Cioè 1 euro? Allora ragazzi, questo fa riflettere coloro che possono, coloro che hanno voglia. Ragazzi, il canale è qua per questo, per farvi il vostro impianto. Quindi dietro questo, diciamo, questo, se vogliamo, problema relativo, perché ho fatto un balzo di non consumo notevole, ma sto tendendo a, diciamo così, per sposare la mission del carbon neutral, a eliminare anche quei 2 giorni mesi che rientro in rete. Quindi l'idea è stata quella di complementare l'impianto fotovoltaico con un impianto eolico e aggiungendo, come diceva Gianni, anche la batteria, lo stoccaggio dell'energia dell'eolico su batteria al piombo. Da poter riutilizzare nel momento in cui l'energy storage principale, quello litio-ferrofosfato, non ce la fa più, tende a scaricarsi e quindi aggancio pure la piombo. Eccezionale, ragazzi, ve l'avevo detto che gli piace in inglese carbon free, energy store, energy consulting, grazie, bravissimo. Ragazzi, su questo canale ci divertiamo anche, ma la mission è seria e lui ha fatto un impianto che merita di essere visto. So cosa state dicendo adesso, Gianni, facci vedere, facci capire. Ebbene, lui ha messo a disposizione tutte queste informazioni per il canale. Non ne fa un business, lui ha sposato proprio la mission, cioè divulgare la conoscenza. Esatto. E la conoscenza atterrisce quelli che sono i costi, perché noi siamo tutti amici. Il nostro nemico è il caro vita, il caro bolletta, l'inflazione. Come le combattiamo? Mica possiamo fare una guerra con chissà cosa, ma la facciamo con la cultura. La cultura ci permette di realizzare, quando realizziamo otteniamo. Beh, se ci pensiamo bene, detto che diciamo il consumo di casa non è un consumo magari della famiglia media italiana. Ma questo ragazzi, ecco, ti interrompo, ogni tanto interromperò per aggiungere elementi. Lui sta parlando di villa, quindi ragazzi qua c'è luce giardino, freezer frigo e anche un musicista di passione come me, difatti prima ci siamo dilettati un po' al pianoforte, eccetera. Quindi ragazzi, questa non è una casa che consuma poco, del resto l'avete già intuito voi, 550 euro, ti ringrazio della tua esternazione dei costi perché nulla è trasparente, no? È partita la ventola, ragazzi. 550 euro di costi non sono di una famiglia normale. No. Quindi volevo dire che... Fai un attimo di pausa che si spegne. Vedete, abbiamo parlato per un pezzo e la ventola non ha funzionato e lui sta assorbendo adesso. C'è un consumo di 700 watt. In questo momento 700 watt di assorbimento. La ventola è zitta. Ogni tanto fa i suoi test, ogni 5-10 minuti, per un minutino circa, e poi si zittisce. Tieni a mente quello che devi dire. Nel frattempo vi dico, ragazzi, che vedremo, come vi ho detto prima, tutti i dettagli di questa strumentazione che vedete dietro. Quindi se volete fare questa tipologia di impianto, sempre, non mi stancherò mai di dirlo, avvaletevi della sicurezza vostra, la vostra conoscenza o di chi vi aiuterà a fare l'impianto, affinché non vi facciate male. Ok? Questo non è solo un disclaimer come di solito si dice, ma mi dispiacerebbe se su un canale tecnico fatto di sperimentazioni qualcuno pensasse di fare cose che non è in grado. È un consiglio di grandissimo buonsenso. Assolutamente sì. Adesso o spengo il bestione o si spegne da solo, vediamo. 5. Ah, eccolo qua, ma sentito, ok? Vai avanti, scusa. No, stavo dicendo che quindi, detto che ho un consumo medio giornaliero di 15 kWh, che possono arrivare a punte anche di 17-18 a seconda di quello che accendiamo a casa. Cioè voi pensate che ogni 2 mesi avere una bolletta di 550 euro è come avere un secondo mutuo sulle spalle. Quindi è importantissimo, diciamo, quello che io ho ottenuto con questo impianto è di un beneficio diciamo forte, cioè non è un saving di quelli, diciamo, indifferenti.
Quindi condividere con voi questa esperienza e tutto quello che ho fatto mi sembra, diciamo, il minimo, no? In maniera che possa essere di... Non eri obbligato e i ragazzi, gli amici del canale apprezzeranno sicuramente. Bene, ragazzi, adesso entriamo nei dettagli, vediamo un attimo che cosa è successo qua, per farvi godere e gustare tutta la tecnologia che lui ha messo in atto, seguendo le indicazioni del canale e addirittura apportando delle modifiche sostanziali. Buona visione a tutti, andiamo avanti. Alfredo, vuoi dire qualcos'altro? No, a presto. A fra un secondo. A fra un secondo. Ragazzi, con questa immagine iniziamo tutti i dettagli e la spiegazione del meraviglioso impianto di Alfredo. Questa è la sezione del fotovoltaico che adesso andremo a descrivere ampiamente. Qui vedete le batterie al piombo, l'accumulo da 7 kW e vedete che non sono 4 per la 48 volt, ma sono 5. Poi ci arriveremo dopo perché lo spiegheremo. Benissimo. Quindi già qui c'è un'anomalia simpaticissima da spiegare. Vedete, Alfredo ha iniziato con 4 batterie al piombo e ha dovuto aggiungere la quinta, dopo vedremo il perché. Qua c'è il pacco della mania. Alfredo, se mi alzi anche il coperchio, ecco, vedete, qui l'ha costruito lui, tutto in legno, vedete, lavoro fatto molto bene, ecco qua, e BMS chiuso così, dove c'è il suo appoggio, equalizzatore attivo, e c'è la per evitare la caduta accidentale di oggetti, chiaro, metallici eccetera. E poi è bello questo discorso che hai fatto, dove c'è anche una sorta di fuoriuscita di eventuale calore eccetera. Ok, bene. Alfredo, io adesso a questo punto vorrei che tu mi descrivessi l'impianto man mano che io ti faccio le domande, no? Allora partiamo proprio dalle batterie. Lì è il classico, cosa hai fatto? L'impianto come viene descritto nel canale. Qua vedo. Esatto. Possiamo spostarlo un attimo in maniera che lo apriamo meglio. Ok. Bene, ecco qui. È facile da descrivere, ma dici qualcosa di sintetico giusto per andare ai praticamente questo è un classico, diciamo, collegamento in serie di 16 batterie da 3 volt e 2 e quindi e queste poi sono le terminazioni del BMS e dell'equalizzatore che vengono, diciamo, accoppiati attraverso, cioè qui nei collegamenti, attraverso dei connettori, in maniera che io posso anche disassemblare per fare manutenzione. Quindi ci sono dei connettori. Perfetto, quindi dietro. ecco, gira, perfetto. Quindi hai fatto connettori volanti, sì, in modo che tu disassembli tutto, fai manutenzione, sposti il carrello, sì, eccetera. posso fare manutenzione, posso disassemblare questa parte qui togliendo BMS ed equalizzatore. Perfetto. E quindi dopo quei connettori, praticamente, che sono 16 contatti, io vengo giù, anzi sono 17 perché poi c'è pure il negativo. Certo. E quindi vengo a portare, diciamo, le sonde dell'equalizzatore e del BMS, in maniera che diciamo, l'energy storage rimanga ben bilanciato nelle sue cariche. Perfetto. Passiamo adesso al quadro. Ragazzi, passiamo al quadro, ma prima volevo farvi vedere una cosa importante, che se decidete di fare un carrello, l'ha fatta anche lui, cioè le 2 ruote di qua e le 2 di là, ovvero le 4 ruote che reggono il carrello, vedete che sotto Alfredo ha messo delle barre di legno. Perché? Supporto. È un supporto rigido, una fronte di assestamento, se si rompe una ruota, piuttosto che se si vuole mettere in maniera fissa, ci sono già questi supporti in legno fisso, quindi non ci si affida solamente alle ruote. Giusto Alfredo? Andiamo adesso. E per aumentare, diciamo, la resistenza strutturale al peso solo. Perfetto, quindi anche i 90 kg delle batterie vanno a bilanciarsi con una barra verticale. Esatto. Alfredo, adesso passiamo a tutta la descrizione del fotovoltaico, che è questo tutto qua in alto, partendo dall'ingresso dei pannelli. Prego. L'ingresso praticamente è questo, cioè dove tutti i cavi che arrivano dalle stringhe dei pannelli entrano in una scatola e poi le varie linee, le varie colonne entrano, diciamo, in questo quadro, che è un quadro di corrente continua, uno per ogni stringa. Quindi questi vanno a dirmi a quanti volt sta lavorando la stringa. Perfetto, a questo punto bellissimo, perché tu se fai altre 2 stringhe ne sommi qua e ne fatti 6 totali. Sì. Bella questa idea, ragazzi, ve la faccio vedere bene, questa scatolina classica che contiene quello che volete voi, ma in questo caso lui l'ha forata così e ha fatto questo bel quadretto, ragazzi, complimenti. Qui vedo le 4 stringhe, quindi sono 4 fusibili. Sì, praticamente sono le 4 stringhe, ciascuna con un fusibile,
prima che diciamo escano, cioè rimangono comunque disgiunte per ricongiungersi attraverso questi diodi di blocco. Ecco, parliamo di quelli. Allora, i diodi di blocco sono 4 per le 4 stringhe, Sì. sono precisamente 1, 2, 3 e 4. Ve li faccio vedere, ragazzi. Scusa ogni tanto Alfredo se ti interrompo, Ve li faccio vedere bene perché lui, guardate che alette ha messo di raffreddamento, ragazzi, lo vedete Sì. in profondità? E questo perché inizialmente io avevo utilizzato dei diodi di blocco di quelli proprio che si applicano sui cavi. Gli MC4 gli classici. MC4 Sì. da 30 ampere. E quelli si Ma- bruciavano. Certo, ragazzi, quella è una cosa importante. Nell'impianto che feci io e ho usato gli MC4 sono durati 2 anni, poi ho smontato l'impianto. Perché? Perché quelli erano pannelli usati da 250 watt. Totale 3000 su 3 stringhe va bene, quindi ogni stringa era 1000, 900, 700, quindi era l'ideale. Ma quando superiamo quell'entità dobbiamo usare per forza questi diodi di blocco. Lui li ha messi per un semplice motivo e voglio che lo spieghi tu, Alfredo. In pratica, avendo bruciato quelli da 30 ampere, sono passato all'approccio, come dire, brute force, no? Cioè forza bruta, e quindi ho optato per questi da 110 ampere. Perfetto. E questi praticamente mi consentono, cioè, il montaggio anche su una letta di raffreddamento in alluminio. Scusa Alfredo se ti interrompo perché qui ho visto che è partita una ventolina, precisamente quella della letta di raffreddamento dell'SSR, Sì. ok? Ebbene, questo voglio che me lo spieghi perché qui su questo SSR tu stai facendo passare teoricamente, guardate che aletta ragazzi, la aletta raffreddata da una ventola, comandata da questo che vedete qua, Termostato. che è un termostato tarato quanto? Quanti Quello gradi parte è? a 40 gradi, 40 gradi, ferma a 40 30 gradi e si ferma quando scende di nuovo a 30 gradi. 30 gradi, quindi questo è un range di 10 gradi. E la ventolina raffredda praticamente, dissipa quello che è l'SSR. Sì. Ora c'è qualche watt in dispersione ovviamente qua sull'SSR, Certo. qui sui diodi, vedete che belle alette eccetera, però i diodi fanno circa 10-15 watt l'uno, Sì. l'SSR fa i suoi 18 watt. Guarda, Guardiamo con la questi- pistola termica. Questi stanno sui 30 gradi e non vanno oltre questo. Adesso vedo 31, esatto, Sì. sì. Vai sulle altre alette. 31, 31, 30.9 39. e 39, Sì. 31, 31. Ok, Sì, perfetto. oppure- Siamo sui 30 gradi circa. Ragazzi, Sì, sì. ecco che allora i diodi di blocco qui non li bruciamo con queste alette così grosse. E se facciamo la somma di questi globali 50, 55, 60 watt persi, ma manteniamo l'impianto stabile e funzionante, direi che non è una pessima scelta, anzi No. è un'ottima scelta. Tenete presente che sul tetto, dicelo tu Alfredo quanto hai. Abbiamo 6500 watt. Perfetto, chiaramente su falde diverse. Sì, praticamente io ho utilizzato la disposizione che è follow the sun, cioè io seguo il sole dalla mattina, quindi ne ho un set di pannelli, quindi una stringa che guarda a sud-est, poi ne ho un altro set che guardano a sud e un altro terzo set che guarda a sud-ovest, così che io seguo il sole per tutta la giornata, cioè non mi interessa fare una produzione di 6500 watt a mezzogiorno, no? Nel momento di picco, non mi interessa, anzi, siccome io ho utilizzato un Tracer 8415, cioè non posso arrivare a 6500 watt di produzione, Certo, e assolutamente. quindi va bene così, cioè, però è una scelta personale, qui sono scuole di pensiero, magari c'è chi dice no, tutti a sud, mettiamoli tutti a sud No, quindi- anche perché qui hai un obbligo che esattamente sono i tetti, le tettoie che hai fatto, quindi ti obbligava a fare questo e hai trovato un'ottimizzazione importante. Sì, sì. Bene ragazzi, allora cosa ha fatto Alfredo? Molto interessante. Lui ha voluto usare un solo EPEVER, eppure ha i pannelli su tutte le falde. Allora, come optiamo? Se usiamo un solo EPEVER con i pannelli in tutte le falde, ovviamente non abbiamo un'ottimizzazione. E lui ha detto, ragazzi, a me non mi interessa, perché io in questo modo uso un solo EPEVER, ho però dovuto mettere i diodi di blocco. Perché? Perché è come se fossero in ombra. Cioè, se abbiamo la falda est
che sta producendo al massimo, la sud e la ovest sono in ombra. Se non mettessi i diodi di blocco andrei a buttare corrente sulle stringhe. Esatto. Ecco che allora lui, mettendo i diodi di blocco, ragazzi, ha costruito un impianto dove lui non gli interessa produrre il massimo. Ha detto: io ho questo follow the sun, l'hai chiamata, no? Sì, Cioè seguo il sole e quindi vado avanti. Cosa succede? Ogni stringa viene bloccata dal diodo di blocco successivo. Sì. Ecco che la tua produzione media a questo punto si abbassa. Quindi da questo SSR quanto vediamo passare massimo? Penso io intorno ai 4 kW. Dicelo tu, Alfredo, quanto Sì, passa? intorno ai 4 kW massimi, gestisce con credo un 40 ampere o poco più di 40 ampere, diciamo, che trasmette che porta verso il tracer. Perfetto, tu hai perso 2.2 kW. Nel momento di picco sì. Nel momento di picco sì, come ma non mi ottimizzazione. interessa. Esatto. Mi interessa avere una produzione più omogenea dalla mattina alla sera, Perfetto. piuttosto che avere una produzione di picco di 6,5 kg. Perfetto, Alfredo, giusto per gli amici del canale, per dargli la cultura generale alla quale puntiamo, vi dico che le scelte sono o questa di Alfredo, che rinuncia a un po' di kilowatt, o come dico sul canale, invece di un e-Power ne mettavate 4, avevate 4 stringhe, quindi senza diodi di blocco, perché Alfredo non ha ombre, quindi le 4 stringhe sarebbero state al sole puro, e avreste messo, invece di un SR ne avreste metti magari 4 e avreste ottimizzato quei 2.2 kW in più. Questa è una scelta di costo. Nel suo caso dice: ma io perdo un po' di produzione, però vado avanti tranquillo con un impianto più semplice. Anche perché ho visto, diciamo, e lo si vede dall'app delle Power, che io produco tutto il fabbisogno, diciamo, di casa fino a mezzogiorno, quindi riesco a fare pieno un energy storage da 15 kWh, 16 kWh. Sì. E poi nel pomeriggio lo possiamo far vedere anche il grafico, un cliff, cioè una caduta, Sì. il che non è vero che l'impianto non produce più, ma limita la produzione proprio perché trova che l'energy storage è già pieno, l'IFEPO 4 è già pieno. Perfetto. Quindi questo, ragazzi, è quello che dico sempre: la versatilità degli impianti, le invenzioni vostre, l'ottimizzazione. Andate a riflettere ed analizzare, giusto Alfredo? Esatto, bisogna fare delle misurazioni sul campo e poi, in base a quella che è la misurazione sul campo, migliorare e ottimizzare l'impianto. Perfetto. Ragazzi, andiamo avanti con l'impianto. Qui abbiamo visto il fotovoltaico, ve lo faccio rivedere, questo bel quadro di visione delle tensioni dei pannelli. Si scende ai diodi di blocco, l'SSR che raffredda mai bruciato, con la sua ventolina, Sì. col termostato. Lo sgancio funziona, hai già fatto diverse prove, adesso no, se no dovremmo ripartire da capo. Dopodiché stiamo sempre Qui praticamente la batteria e, diciamo, la linea delle Power si unisce. Qui in queste due scatole ci sono delle barre equipotenziali, una negativa e una positiva, e da qui poi in serie ci sono da una parte il diodo da 400 ampere, 500 500, questo è 500. No, diodo fusibile? Fusibile, Ok. fusibile. Questo Allora è ragazzi, fusibile. bellissima la scorta qua sopra tra le viti, fantastico, bravo, elegante. E questo, che non è tra i migliori, però funziona anche lui benissimo, dipende da cosa facciamo con il nostro... perfettamente. Non ho mai avuto problemi con questo, diciamo, alloggio per il fusibile. Perfetto. E dall'altra parte invece sulla linea negativa ho inserito, diciamo, un volmetro amperometro per andare a misurare, diciamo, la produzione, il livello di carica della batteria e quant'altro. Perfetto. Questo prima di entrare sull'inverter. Ok, e qua vediamo l'ingresso nel positivo negativo. Cavo da 50 mm quadri, giusto? Sì, da 50 mm. Sì, Perfetto. Adesso ti chiedo una cosa, Alfredo, per gli amici del canale, degli SSR, eccetera. La facciamo una prova di sgancio? La facciamo una prova di sgancio. Cosa facciamo? Aspetta, facciamolo con un po' di Per mimetismo. vedere se si spegne tutto. Ecco, gli amici del canale dicono: no, attenzione, non si spegne, viene alimentato dal sole e quant'altro, ok? Allora, il bestione arancione è alimentato dalla rete anche, però questa è una cosa che a me non piace, quindi sganciate, se potete, se volete, sempre la rete dal bestione arancione.
Adesso si è spenta anche la ventolina dell'SSR che ha raggiunto la temperatura minima, ottimo. Eccola qua, la vedete. Io voglio fare una diretta dove tu adesso, che te la senti, ok, io non pago niente, sgancio il fusibile. Allora aspetta che faccio l'inquadratura. Qui si vede l'SSR, si vede le PEVER, si vedono i pannelli. I pannelli ovviamente rimarranno accesi, ma si sgancerà tutto il meccanismo, cioè l'SSR e le PEVER. Vai! Sganciato subito le PEVER, via, e subito l'SSR si è spento. Ragazzi, questi sono i test che si fanno su questo canale. Si è spento tutto. Ovviamente la tensione dei pannelli è questa ed è salita alla soglia di stringa. Adesso Alfredo facciamo la ripartenza, sei d'accordo? Sì. Allora, la ripartenza, ragazzi, deve essere graduale sempre. Quindi Alfredo cosa fa? Sgancia le 4 stringhe sui fusibili, ok? Poi sgancia il magneto termico generale. A questo punto fa ripartire, aspetta un attimo che vediamo una diretta. Vai. Tlac, si è riagganciato le PEVER, si è acceso, vedete? A questo punto lui sente la batteria, ripartono sul quadro. 1, 2, 3, 4 stringhe. L'SSR ha ripreso a funzionare, vedete la spia? E funziona tutto, ragazzi. Questa è la sicurezza del canale. Sono scese le tensioni. Sì, perché sta assorbendo. Perché sta assorbendo le PEVER. Bene ragazzi, vediamo qua quasi un consumo di 1 kW dal bestione arancione e qui in uscita si arriva sulla 220 bifase, giusto Alfredo? Sì. Non hai deciso di cambiare in monofase tu? No, non ancora, ma devo fare la realizzazione che lo vuoi fare? Sì, lo ma voglio fino ad fare. oggi hai avuto problemi con la bifase? No, nessun problema. Perfetto, Nessun quindi la bifase dell'inverter funziona come da produzione sì. E qui vediamo l'ultimo stadio che è esattamente il pannello. Descrivicelo un attimo, questo è il Sì, pannello di uscita della 220. Questo praticamente è un quadro che prende la corrente, diciamo questa linea qui è quella che viene dal contatore del gestore, Sì, quindi la quindi, rete. della rete. C'è un interruttore generale, dopodiché ho messo un interruttore che dà la 220 del gestore all'inverter, Sì. va verso Diciamo a sinistra c'hai rete e a destra c'hai inverter. Dopodiché questo è un deviatore, Commutatore che sceglie dove si può scegliere se prendere la corrente dal fotovoltaico, quindi dall'inverter, piuttosto che invece riagganciarsi alla rete. Perfetto, in caso che c'è un blocco eccetera. Ma in caso che uno voglia fare anche della manutenzione, quindi sgancia tutto l'impianto fotovoltaico e quindi si può andare a lavorare. Perfetto. Segue quindi una protezione che va a fare una protezione sia sui threshold del voltaggio, quindi protezione da sovravvoltaggio, o da eccessivo carico. Perfetto, quindi sia in tensione che in ampere, lui in base a quello che è stabilito scatta. Perfetto. Scatta. E qui a destra un multimetro. E quindi questo invece è un metering, non è wifi, ne ho degli altri invece, degli smart meter, che uno è qui sotto, adesso poi lo vediamo, e qui abbiamo i watt consumati, ampere consumati e il voltaggio che entra in casa. Perfetto, con una precisione anche dopo la virgola. Ottimo. Bene, Alfredo, per essere uno che non se ne intende, insomma, hai un'azienda di cos'è che facevi? Consulting? mi occupo di informatica, quindi sono un consulente. Quindi sull'elettronica zero, ma stai facendo e hai fatto delle cose veramente fantastiche. Sì. Tu dai speranza a tutti, Alfredo. Sì, sono una speranza per tutta la popolazione. Bellissima questa. Adesso Alfredo però passiamo all'istante, al lato che sta facendo gozzovigliare i nostri cari amici del canale, cioè il lato eolico, scusate. Eolico. Cioè qui ragazzi abbiamo adesso, io lo inquadro tutto così poi ve lo sognate, anche per realizzarlo. Qui c'è tutta la verticale dell'eolico con le PEVER 10420 e sotto ci sono un sacco di SSR, l'avete visti sopra anche, partiamo i fusibili eccetera, e a questo alimentatore che ha una funzione speciale che vi descriverà adesso Alfredo. Sì.
Ragazzi, vista la bellezza e poi anche la funzionalità di questo impianto, vedete qua dei punti raddrizzatori trifase, qua si vede un SSR trifase, qua si vedono i deviatori, adesso ce li facciamo spiegare tutti. Ecco qua, bellissimo questo accoppiamento di 3 diodi di blocco, giusto? Sono in tutto 5. Ah, 5. Ah sì, perché sono doppi, bravo. Perché questo è doppio, questo è doppio, questo è Qui singolo. c'è il gate, ok, perfetto, ottimo. E io inizierei da qua, giusto per sdrammatizzare un attimo, iniziamo con una battuta. Sì. A cosa ti serve questo? Spiegaci. Questo è il backup plan, cioè questa diciamo, è l'ultima spiaggia, se dovessi mai perdere il controllo dell'impianto, quello è... Va bene, ok, l'hai messo perché l'ho spiegato nel canale. Ragazzi, Sì, con questa sì, tenaglia qualsiasi cosa succede, con questo Si possono tagliare troncacavi, i cavi, si sì. troncano i cavi batteria. E Sì. questa è un'emergenza per chi, ad esempio, c'è vostra moglie in casa o i vostri figli e ti dice guarda qua se c'è qualcosa che non so, sta pigliando fuoco, eccetera. Con quello che cosa si va a tagliare? Cavo Sì, batterie, cavo che sia batterie. questo. Piccolo da 6 mm oppure quello da 50 Esatto. Perfetto. Del Del pacco litio litio ferrofosfato. Tagliando quello, ragazzi, avete tolto la corrente a qualsiasi cosa stia andando in cortocircuito. Ok? Sì, esatto. Adesso, Alfredo, Si è da dove vuoi attivata partire? Una delle turbine. si è Una attivata. delle 2 turbine. Partiamo da questo controller, visto che una turbina adesso sta... adesso si sta fermando. oggi, spenta. ragazzi, abbiamo beccato una giornata non di vento. Però spiegaci questi 2 apparati, Alfredo. Allora, partirei da, diciamo, le entrate. Sì. Allora, questo è un impianto a doppia turbina. Questo è uno dei punti d'ingresso dove c'è praticamente l'interruttore. Spiegaci le funzioni. Questo è praticamente in off, così è in on, oppure se voglio Frenata. inserire il freno a mano, quindi è un freno elettronico, è un freno elettrico, per cui io posso andare a fare manutenzione. Quando hai detto freno a mano mi sono preoccupato un attimo dei termini. Freno Sì, elettrico, manuale, il freno elettrico, cioè freno elettrico. mette in corto le uscite Sì, della turbina. sì, Ok. sì. E così si può fare manutenzione. Adesso lo accendiamo. L'altra turbina vede questo ingresso da quest'altra parte, quindi con il medesimo interruttore, Deviatore, con le stesse sì. funzioni. E Perfetto. a fianco, diciamo, dell'interruttore ci sono gli SSR che in maniera automatica, quindi vediamo poi come, possono fermare le turbine nel caso girino troppo o stanno generando un voltaggio eccessivo. Questo è quello della prima turbina, questa è quella della seconda turbina. Ok, Alfredo, passiamo adesso a questo quadro qua, Sì. in corrente alternata, giusto? Sì, esatto. Qui dopo quindi gli interruttori d'ingresso viene portato qui diciamo la trifase delle 2 turbine. Sì. E ciascuna turbina ha praticamente se vogliamo, è un dry contact Sì. o un relè Sì. che va a controllare il voltaggio e quindi applica una soglia massima al voltaggio e nel caso viene raggiunto questo voltaggio attiva, diciamo, da tensione all'SSR che blocca la turbina. Ecco, io non ti ho voluto interrompere, però adesso voglio spiegare ai ragazzi cosa è successo fino adesso. Vedete che la turbina di sinistra stava partendo, oggi c'è pochissimo sole, è partita, avete visto la Pochissimo tensione? vento. Hai ragione, c'è pochissimo vento. Mamma mia, ragazzi, c'è anche pochissimo sole perché è nuvoloso, però proprio perché è nuvoloso sta ripartendo, vedete quella di sinistra? Ebbene 28, 29, 30 volt, 31, man mano che sale lui decide, questo relè programmabile, chiamiamolo così, se produrre o no. E quindi attiva il contatto di passaggio, giusto? E Sì. il secondo che vediamo, questo, praticamente è esattamente la seconda turbina. Questo voltaggio che vedete è il voltaggio di una sola fase. Beh, chiaro, se no non di te una ne sola dire. fase. Quindi se andiamo a vedere i parametri impostati, se dura ancora per un po', scusate, sono andato oltre. Si sta spegnendo. Vabbè, non c'è vento oggi, dai, l'abbiamo non c'è detto. vento. E non c'è neanche sole, ecco. Cioè praticamente il voltaggio soglia impostato è di 100 volts. Perché 100 volts? Perché nel trifase quindi abbiamo nella somma 150-160 volts in alternata
che è una soglia di voltaggio sopportabile, sebbene convertita in corrente continua, dal tracer il 10420, perché il 420 può arrivare a lavorare fino a 180 volts. Perfetto, è 200 di soglia massima, ma la stessa ePever consiglia di non utilizzarla mai oltre i 170-180. Bene, Alfredo, abbiamo descritto quindi i due ingressi delle turbine eoliche e il quadro di comando dell'alternata. Abbiamo detto che su una fase abbiamo 100 volt, ma su tre fasi come poi, soglia massima si arriva a 150, quindi, 160, dipende. 160 Okay. volt. A questo punto andiamo al raddrizzamento, ponti di diodi. Quindi ci sono le due uscite delle due turbine che sono in trifase, entrano su due linee diverse, due ponti raddrizzatori che convertono, diciamo, la corrente in continua. Perfetto. Ciascuna linea, ciascuna turbina, quindi entra poi in questo condensatore. In parallelo sul condensatore, ok. Sì, in parallelo al ponte raddrizzatore. Ciascuna linea, ciascuna turbina ha un condensatore, diciamo, dedicato e che quindi prende tutti i picchi e li livella, livellamento dei picchi, fa da ammortizzatore, certo. Livella, e quindi poi si entra nel quadro della corrente continua. Entrando quindi nel quadro della corrente continua, ciascuna turbina ha un suo fusibile, quindi il fusibile della prima turbina, il fusibile della seconda turbina, e questa è la batteria che poi spiegheremo è la terza sorgente che va ad alimentare l'ePever. Ecco, ti interrompo perché vedo che sta partendo questo dry contact, perché probabilmente ha sentito che uno o tutte e due stanno partendo di qua. La palla, quella da 96 volt, si era attivata. Quindi che se ne attivi uno o due, questo si attiva. Sì. È indifferente, cioè questo legge entrambe le turbine. Come fa a leggere entrambe le turbine? Perché all'uscita di questo, diciamo, di questo portafusibile, quindi si viene qui, quindi questa è la turbina 1 e questa è la turbina 2, cioè entrano in un diodo di blocco, qui c'è l'anodo e qui c'è il catodo. Questo è l'anodo del secondo diodo di blocco e questo è il catodo, e quindi qui su questo piedino, su questo capo, vengono accoppiate le due turbine. Perfetto, quindi questi sono diodi di blocco che non fanno passare la corrente in una direzione diversa da quella prestabilita. Dopodiché questo diodo di blocco invece l'ho montato al contrario, cioè l'anodo su questo verso e il catodo su quest'altro. Quindi che cosa succede? Che la tensione delle due turbine entra su questo diodo, essa da quest'altra parte dove va? Va verso la batteria al piombo. Ecco, da lì avviene la carica. Va a caricare la batteria al piombo. Perché ho messo un diodo di blocco? Per evitare che la batteria mi desse tensione, al contrario, una tensione di rinculo verso le turbine. Certo, assolutamente. Ecco ragazzi, ci tengo a spiegarvi una cosa. Questo stabilisce un parametro molto importante, cioè la protezione per il quale non possiamo attaccare le turbine direttamente alle batterie, ma devono passare attraverso diodi che ne vietano il verso contrario, anche perché passando poi, e lo vedremo fra un attimo, dall'ePever, assolutamente ci deve essere un controllo della direzione delle tensioni. Ok, vai avanti. Da quanto sono questi? Anche questi, vedete, diodi di blocco montati su aletta importante di alluminio. Questi di un sono certo da livello. 50 ampere. 50 ampere. 50 ampere. Vabbè, la scelta dei 50 ampere è in funzione della portabilità anche di tutto il meccanismo, no? Sì, anche perché non volevo esagerare per entrare, diciamo, nell'ePever con troppa bomba, con troppa corrente. Dopodiché, quindi questo, che invece è un diodo di blocco da 110 come quello dei pannelli, porta quindi la carica verso la batteria. Arriviamo a quest'ultimo. Qui abbiamo sempre la tensione, diciamo, accoppiata delle due turbine, e quest'ultimo ingresso è la terza fonte. Chi è la terza fonte? È la batteria stessa. Certo, quando invece di essere caricata deve andare in erogazione. Sì, e certo. Quindi
anodo-catodo, cioè le turbine e la batteria vengono accoppiate in questo piedino d'uscita, che poi sarebbe l'uscita che va verso le Pever, verso il Perfetto. tracer. Questa viene pilotata e controllata dall'SSR che vedete qua sotto. Ecco. Spiegaci un attimo questo funzionamento, perché qui entriamo nei due SSR che hanno una funzione molto importante ed è per quello che c'è la carica o la scarica delle batterie al piombo in un'erogazione verso le batterie al litio. Sì. Questo SSR, che è sempre un 400 A, ha la stessa funzione che avete già visto, di cui abbiamo fatto il test, cioè ovvero va a staccare le Pever a fronte di uno sgancio, diciamo, accidentale di quale questo diodo, questo interruttore ripristinabile, lidio Sì. ferrofosfato, ed è sempre da 300 A. Perfetto. Quindi praticamente se c'è uno sgancio, diciamo, accidentale, questo SSR toglie, diciamo, sia tutte le fonti, sia le turbine eoliche che la batteria o la batteria al piombo, che entrano in pancia al tracer. Al tracer, quindi la protezione è fondamentalmente per il tracer, cioè con questo noi sganciamo tutto ciò che potrebbe rovinare il nostro Pever. Esatto. Mentre invece questo SSR che è qui sotto, che adesso è sganciato, praticamente mi aggancia la batteria come sorgente. Quando lo fa? A fronte di due condizioni che sono in AND, cioè devono essere vere tutte e due. La prima è praticamente controllata da questo dry contact. Qual è la condizione? Andiamo a vedere. Questo threshold è in off, l'ho messo in off perché non mi serve. Andiamo qui, cioè praticamente io gli faccio andare a controllare che la batteria al piombo superi i 56 volts. Sì? Perché deve essere carica, perché se non è carica è inutile che mi agganci, diciamo, la fonte batteria al piombo per andare a caricare le litio. Certo, e Non questo, ha senso. ecco, questo ti interrompo un attimo Alfredo, perché questo è esattamente il progetto che ho fatto sul canale quando ho iniziato con le batterie al piombo, dicendo utilizzate batterie esauste, perché le andate a consumare totalmente, Sì. riducendole sotto la soglia. In questo modo si salvano le batterie, perché non si fa mai scendere sotto la soglia di protezione, quindi si evita quello che è il processo di solfatazione delle batterie. Ok? Sì. Quindi questo dry contact, diciamo che adesso ci fa vedere la tensione, diciamo, delle batterie, ha diciamo, una soglia minima, applica una soglia minima di 56 volts. Quindi se siamo da quella, cioè da 56 volts in giù, in basso, Sgancia. cioè sgancia. Quindi questo ti consente, una volta che le batterie invece sono belle piene e cariche, di buttare, sì, nel caso che le litio siano basse, di buttare corrente di là. Esatto. È una riserva quindi in piombo. Questo applica un controllo sul livello di carica delle batterie al piombo. Mentre, perché ce n'è un altro di dry contact che è in serie, quindi è in logica AND a quello delle batterie al piombo, e questo invece va a fare un controllo sulle batterie al litio ferrofosfato, ovvero se le litio ferrofosfato scendono sotto un determinato livello di carica, allora chiude anche lui e quindi fa attivare questo SSR che consente il passaggio della batteria e la aggiunge come terza fonte di energia che va verso il tracer. Perfetto, quello che descrivevi prima. Adesso Alfredo, noi facciamo una pausa perché dobbiamo fare alcune considerazioni, ok? Ragazzi, ho fatto una pausa perché quello che avete visto è tanta roba, come si dice in gergo. Allora, prima di avventurarvi in questo impianto così impegnativo, ebbene, pazientate, cominciate gradualmente, fate cultura, prendete appunti, guardate il video 10 volte, ma non partite in quarta, perché avete visto che non è semplicissimo, ok? Alfredo, molti di voi, sono sicuro, diranno, no, non ci credo che non è minimo un ingegnere.
Eppure non lo è, non è né elettronico né elettrico né niente. Corretto. Ma gradualmente ci ha messo 1 anno e mezzo e 2 anni di video a guardarseli e a pianificare. Dopodiché le idee geniali, perché ragazzi qui c'è anche intelligenza, non è che a questo punto ha creato, bene, tutti voi potete farlo, ma mi raccomando sempre gradualmente, se no vi fate male. Ora, le cose che non capite, qua ci sono sotto i commenti 1000 domande, risponderò a tutti come faccio sempre. Ci vorrà tempo e pazienza perché la giornata è fatta di 24 ore e io rispondo alle vostre domande per 19, ok? Sto scherzando, ovviamente, famiglia in primis e tutto il resto. Detto questo, adesso andiamo avanti perché c'è la fase molto interessante dei trasferimenti della corrente dalle piombo alle litio e spero, ragazzi, questo video vi stia veramente piacendo. Buona visione. Alfredo, vuoi aggiungere qualcosa? No, sei stato chiaro. Ok, bene, buona visione, ragazzi. Alfredo, a questo punto passiamo a una delle fasi finali, cioè il trasporto di corrente dalle piombo alle litio, cioè l'attivazione dei meccanismi che fanno passare la corrente in quella direzione. Della terza sorgente, perché oltre Sì, le esatto. 2 turbine c'è la terza sorgente che è la batteria stessa. Vediamo come funziona. Quindi il primo dry contact è già chiuso, quindi deve chiudersi il secondo dry contact e quando chiude, quando noi lo spingeremo quindi la tensione delle litio ferrofosfato sotto i 52 volts. Perfetto. Io ho messo questo. L'hai settato a 52. L'ho settato a 51,9 o 52. Bene. Si chiuderà quindi anche questo dry contact, darà la tensione di consenso all'SSR Sì. e quindi l'SSR, questo è l'input che viene dalla batteria, farà passare la corrente della batteria e l'aggiungerà, diciamo, a quello delle turbine che quindi finiranno in pancia, girando, ripercorrendo tutto l'impianto alle Pever, al tracer. Perfetto. Quindi questa è la terza sorgente che passa Sì, attraverso questo è la diodo di terza blocco. sorgente. Quindi come facciamo noi adesso a simulare questa cosa? Io accenderò una fonte di forte assorbimento. Sì. Quindi diciamo che richiederà Sì. che le litio ferrofosfato eroghino, diciamo, una buona dose di potenza, Sì. quindi scenderà la tensione. Certo, scende la tensione finta, io però adesso faccio un'inquadratura sul dry contact così si vede proprio l'attivazione alla soglia impostata. Sì. Se vuoi puoi far vedere anche la tensione, il numero dei watt prima che sale qui. Ho paura però che mi Ok. scenda rapidamente Va qua, bene, tanto, va bene. tanto quando accendi si sente il rumore, Sì, dopodiché sì. vedremo la spia verde. Allora vado. Eccolo lì. Ecco. Quindi in pratica siamo andati sotto soglia e Spegni il phon, se no non segniamo. e Ok, quindi allora andando sotto soglia qua si è attivato il relay e si è acceso l'SSR. Adesso si è spento perché la soglia, prova a riaccendere il phon per favore. sì. Ecco qua. Perfetto. Adesso vedete che ritorna e si spegne l'SSR perché siamo, diciamo, sulla soglia limite. Quando questo si spegne, questo pilota l'SSR, eccolo qua, si è spento e sgancia. Nel momento in cui invece era agganciato, cosa succedeva? Spiegalo. Quindi la batteria veniva aggiunta come terza sorgente e andava in input al tracer. Perfetto. E quindi se adesso inquadriamo il tracer nella Quando tu posizione, assorbi vediamo il passaggio in vediamo quanti ampere stanno passando, diciamo, quindi ci mettiamo nella posizione amperaggio batteria. PV, praticamente. PV. Scusa, vai. Ecco 41 ampere. Stanno passando 41 ampere, 42 dalle piombo alle litio ferrofosfato. Sì. Puoi spegnere. Alfredo, qui le considerazioni sono importanti, cioè attraverso le Pever stiamo spostando un botto di ampere, precisamente 40-42. Qual è il massimo che hai raggiunto? Ho raggiunto un massimo di 60 ampere. 60 ampere, le Pever ne tiene 100. Tutto questo chiaramente non deve cedere, quindi tu hai calcolato che le tensioni in ingresso e soprattutto anche questi diodi di blocco non devono permettere alle batterie al piombo di erogare tutta la loro potenza in direzione delle litio. Il problema non sarebbe delle litio, ma sarebbe delle Pever che non riesce a reggere più di un certo
certo amperaggio. Esatto, tant'è che questi sono diodi di blocco da 50 ampere. Perfetto, quindi tu hai tirato 50, sei arrivato anche a 60, quindi vediamo che a volte cedono. Sì, di picco passano anche di più, Sì, passano anche più ampere. Perfetto, questa è una cosa molto molto importante, ragazzi, l'avete vista in diretta. Attaccando un carico come questo Fonda, circa 2 kW, ebbene scendono le litio per tensione finta e le piombo, in base al dry contact, Corrono in soccorso delle litio. corrono in soccorso. Quindi il dry contact parte, tac, chiude il circuito dell'SSR che fa passare la batteria a piombo attraverso la terza sorgente all'interno del diodo di blocco che va nelle Pever, e dalle Pever è connesso direttamente alle batterie attraverso il suo stacca batterie. Bene, Alfredo, questo l'hai descritto molto bene e penso che gli amici del canale l'abbiano non solo imparato ma anche apprezzato. Alfredo, adesso ti faccio io una domanda, cioè come mai invece di 4 batterie che generano la 48 volt ne hai messe 5? Allora, per 2 buoni motivi. Diciamo, perché andare su di voltaggio, siccome questa macchina qui, questo apparato qui delle Pever è un MPPT che sarebbe un Maximum Power Point Tracking, cioè in pratica lui è una macchina che è in grado di trasformare una tensione più elevata in corrente d'output. E per quello che vediamo, scusa la parentesi, l'abbassamento delle tensioni arrivanti dai pannelli trasformate in ampere sulla batteria. In ampere. Quindi in pratica elevare, diciamo, in genere un pacco batterie da 48 volts al piombo lavora già di per sé stesso ad una tensione superiore rispetto alle litio. Le litio hanno un range che va da 48 a massimo 55. Un pacco batterie al piombo, cioè che sono ogni singola batteria, se facciamo 13 volt, per 5 14 per 5, ma anche certo, a 15 volts arriva, per cui per 4 siamo alla soglia di 60 volts. sì. Cioè, quindi sarebbe già 4 batterie sarebbero già sufficienti, ma se ne aggiungiamo un'altra, quindi andiamo a fare leva quindi sulle caratteristiche del tracer, che quindi è in grado di trasformare la tensione in corrente d'uscita. Perfetto, ecco, qui ti faccio una pausa perché ci tengo ad aggiungere un elemento culturale. Proprio in base a quello che ha detto Alfredo, il tracer, dato che lavora per trasformazione della tensione in potenza, quanto più stiamo vicini alla sua soglia, tanto più lavora bene, ma non alla soglia massima. Cioè, esatto, se questo è un tracer che arriva a 200 volt, dobbiamo lavorare a 180, 170, ma 60, 50 sarebbe troppo poco. Ecco perché lui con la quinta batteria innalza la tensione di ulteriori 14, 13, 15 volt. Ok? Per facilitare l'innesco quindi del tracer, che quindi va a caricare le litio ferrofosfato. L'altro motivo importante di perché la quinta batteria è perché quando noi andiamo a caricare, perché abbiamo visto come le turbine danno, diciamo, carica alle batterie al piombo, ma simultaneamente vanno anche verso il tracer e lo fanno attivare ogni qualvolta, diciamo, la tensione supera quella di soglia minima. Di soglia minima, che sarebbe poi quella delle litio. Certo. E quindi, cioè, fa questa doppia, diciamo, alimentazione, quindi carica la batteria al piombo e dà tensione, dà corrente anche al tracer. Perfetto. Ora, se anche la batteria al piombo è solo in carica, fin tanto che questo SSR non aggancia, la tensione della batteria condiziona il comportamento delle turbine. Perché? Perché le turbine, quando, anche se hanno un vento molto forte, andranno a mettersi nella tensione di upper bound della batteria certo, al piombo di quel momento. Quindi se la batteria al piombo è a 60 volts, anche se le turbine potrebbero generare 80 volts, hanno il tetto della batteria e quindi si allineano alla tensione della batteria. Questo è quello che definiamo spesso sull'equipotenzialità. Okay? Quindi si allinea a quella batteria. Quindi, siccome il gioco qual è? È quello di cercare di liberare le turbine
per quanto possibile. Quindi se noi alziamo il livello di lavoro, di tensione di lavoro delle turbine, non facciamo che bene, e quindi alzare di altri 15 volt, andare da 60 massimi a 75 massimi aggiungendo una batteria, cioè scateniamo, liberiamo, diciamo, la capacità produttiva delle turbine. Questo tipo di scelta farebbe dire: va bene, ma allora perché non hai aggiunto la sesta e la settima batteria? Tanto hai il tracer che lavora fino a 180 volts. E non si può fare, perché il controaltare qual è? È che noi abbiamo in questo momento a pieno carico una tensione di 75 volts di questo pacco batterie, che per 100 ampere fanno 7500 watt, che è il limite fisiologico, che è il limite che possiamo andare a sfruttare per questo tracer. Se io avessi aggiunto un'ulteriore batteria avrei fatto cosa buona per le turbine, ma sarei andato sopra il dato di targa delle Pever, e quindi l'avrei bruciato. E a questo si somma anche un'altra cosa, che quando le turbine girano con la tormenta, le tensioni non sono più quelle che hai visto con i test normali, ma cominciano a diventare già quasi al limite della soglia. Quindi hai fatto benissimo a fare così, bravo. Sì, quindi in pratica, se noi volessimo andare, diciamo, spostare questo bilanciamento in favore, questa scelta tecnica di configurazione in favore delle turbine, potremmo mettere una sesta anche batteria, la sesta, certo, ma dovremmo invece limitare. di prendere batterie da 100 ampere dovremmo prendere da 80, se non da 60. Ecco, allora la moltiplicazione, diminuire e questa è una cosa che ti consiglio, visto che stai andando avanti con la progettazione. Se tu metti la sesta batteria e cominci a mettere anche un 50 ampere, 60 ampere, in modo che arrivi veramente sotto la soglia, a fronte di uragano dove le turbine vanno a girare veramente vorticosamente, tu rimarresti sempre sotto i 200 volt e soprattutto dei watt totali massimi accettati dalle Pever, perché ricordo che le Pever accetta 7500 watt massimi, ma la stessa Pever dice non andate mai oltre i 5,5-6, quindi dobbiamo sempre rimanere sotto questa una soglia. soglia di sicurezza. Alfredo, io ti voglio fare una domanda, perché qui ho visto che hai messo uno stacca batterie, ovvero questo fusibile ripristinabile, no? Sì. E sgancia la batteria. Ora, in caso che avvenga, quali protezioni hai attuato per salvare le Pever? Sì, in pratica ci sono due livelli, diciamo, di controllo, no? Uno in backup dell'altro. Il primo è su questi, ne abbiamo già parlato, su questi dry contact, quindi che vanno ad applicare una soglia di 100 volts in corrente alternata sul monofase, e quindi se viene superata entrano in funzione i freni, Gli SSR si attivano, tac. quindi mettono in corto, diciamo, i tre fili della pala, turbina e eolica. quindi la turbina eolica viene bloccata. Se anche questi non funzionassero, magari perché si brucia, magari per qualche motivo, c'è un secondo dry contact che fa questo controllo dopo che le due turbine sono state accoppiate, quindi fa un controllo sul voltaggio in corrente continua complessiva. Perfetto. Ed è un diciamo controllo su 170 volts, in maniera sono 10 volt sotto il dato di targa delle Pever. Perfetto, benissimo. Questo è importante, in questo modo sia nel fotovoltaico, come abbiamo visto prima, che anche in tutta la fase, la parte eolica, a fronte di sgancio, gli e-Pever che soffrono lo sgancio della batteria sono protetti. Grazie Alfredo, hai fatto veramente un impianto molto bello. Adesso direi di passare alla fase finale, cioè come avviene lo spostamento della corrente dalle piombo alle litio, ok? Sì. Alfredo, allora adesso andiamo nella fase finale di questo impianto eolico, cioè il trasferimento dalle piombo alle litio. Cos'è che ti ha spinto a scegliere anche questa fonte ulteriore di carica, cioè le piombo, questi 7 kW, e buttarle dentro le litio? Perché poi alla fine, se una giornata produttiva le litio sono scariche e continui a buttare dentro nelle piombo e nelle litio, non c'entra più neanche la capacità delle piombo, ma potresti buttare dentro anche 8, 9, 10 kWh. Spiegaci un attimo. Allora, questa scelta parte da un'analisi della produzione della componente fotovoltaica. Bene. No?
Se noi andiamo sull'app delle Paper, del tracer, Sì. e questo è il tracer che lavora con i pannelli, quindi con il fotovoltaico, vediamo che c'è una produzione fino a quasi 4000 watt, che è quella che diciamo Che raccontavo dicevamo prima, certo. Intorno all'1 e mezza, 2, dopodiché c'è un crollo. Perché questo crollo? Non perché non c'è più il sole, non perché i pannelli non producono Certo, più, ma perché sono cariche le batterie. ma la spiegazione sta qui. Vedete quanta corrente entra nelle batterie? Le batterie a un certo punto arrivano al 100% e quindi non hanno più bisogno di tutta questa corrente per caricarsi, perché sono al 100% e quindi c'è un crollo della produzione. Perfetto. Quindi in pratica che cosa si osserva da questo grafico? Che c'è una spare capacity, cioè di produttività, che l'impianto non riesce più ad utilizzare, perché piene le batterie litio-ferrofosfato e l'impianto si mette a basso regime, cioè quindi produce di meno. Allora l'idea è stata quella: come posso andare a utilizzare questa spare capacity? Dove la metto questa spare capacity? E qui l'idea è stata: la metto nelle batterie al piombo. Certo, quindi il trasferimento, ecco perché parlavamo di doppio senso, perché passi ciò che è in eccesso dal sole alle piombo per poi utilizzarla quando ti serve, magari la notte passandola di là. Esatto. Vai Alfredo, spiegaci, qui vedo che hai messo, lo accennavamo prima, anche Un altro dry contact. Perfetto. Questo dry contact che cosa tiene sotto controllo? Sempre il livello di carica delle litio-ferrofosfato, quindi che quando oltrepassa i 53 volts, cioè quando praticamente la litio-ferrofosfato diventa carica, aggancia quindi questo caricabatterie, che è quindi collegato all'utenza della 220 di casa, Sì. quindi corrente alternata, carica le batterie piombo. Perfetto. E lo fa attraverso questo alimentatore stabilizzato che hai preso. Sì. Che tensione ha innanzitutto? Questo è un alimentatore che riesce a lavorare da 0 a 120 volts. Ampere, massimo 3 ampere. Perfetto. Quindi in pratica, settando quindi la massima tensione di 75 volts, quindi per le 5 batterie, ho impostato erogazione 3 ampere, ho impostato quindi una carica che parte solo quando, diciamo, le batterie a litio sono belle cariche, quindi superano i 53 volts. Se adesso attendiamo che, perché abbiamo staccato per fare tutti i vari test, eccetera, abbiamo creato le condizioni per l'aggancio di questo che abbiamo visto prima, se aspettiamo un altro pochino, lui passerà, diciamo, quella che è la soglia di aggancio, che è 53.1, che è 53.1, che è un volts sopra quello che abbiamo Sì. visto prima, in maniera che non si innesca un loop tra di loro, certo. tra i due, e quindi praticamente attaccherà questo caricabatterie, che quindi metterà, diciamo, energia nelle batterie al piombo. Perfetto. Adesso raccontaci questo stadio finale, cioè questo che è un alimentatore stabilizzato da quanti volt e quanti ampere è? Praticamente questo lavora da 0 a 120 volts massimo e eroga un massimo di 3 ampere. Perfetto, è quello che ti serve da buttare di là. Quindi lo uso e pesca, quindi è collegato alle utenze, diciamo, in alternata 2 e 3. Quindi dal bestione arancione, esce dall'inverter. Quindi dall'uscita dall'inverter ripreo parte dell'energia che quindi viene creata dalla parte fotovoltaica, in buona sostanza, anche se la prelevo dalla 220, e quindi viene stoccata la carica prodotta da questo alimentatore, viene stoccata nelle batterie al piombo. Quindi le batterie al piombo non solo vengono caricate dalle turbine, ma vengono caricate anche da questo alimentatore. Quindi in pratica, ecco, vedete, si è attivato proprio adesso, no? Cioè la tensione del litio-ferrofosfato ha superato i 53.1 volts, e quindi ha attivato il dry contact e ha fatto partire
la carica delle batterie. Che hai impostato a 67,8? No, la tensione massima l'ho impostata a 76 volts. Ma ci arriverà rapidamente, perché se appena partita è arrivata già qua, fra 10 minuti è già a 76. Sì, perché le batterie arrivano da ieri che erano già cariche, quindi le abbiamo utilizzate poco e quindi arriverà molto velocemente a 75 volts. Dopodiché vedremo un effetto che è quello che arriva a 75 volts e quindi inizia ad abbassare il calo dell'ingresso, l'amperaggio, certo, con cui spinge verso le batterie, con cui le batterie vengono caricate, e quindi questo amperaggio scenderà da 3 ampere a 0,4 ampere. 0,4 e fa il mantenimento delle piombo. A questo punto a che tensione hai messo le piombo? Facendo due calcoli, intorno ai 15 volt l'una? 15 volt l'una, quindi in maniera che le spingo ad un'equalizzazione. Sì, non le hai spinte troppo, però già è un'equalizzazione abbondante, quindi direi non male, ma in funzione delle temperature ti consiglio, adesso che siamo in estate, magari abbassare qualcosina. In inverno puoi fare anche un 15,2, ma adesso anche un 14,6, 14,8 non sarebbe male. Quindi tu le mantieni sempre cariche, durano tantissimo, hai una scorta di 7 kW, ti faccio i miei complimenti, hai proprio avuto, ecco perché le chiamo, ragazzi, cari amici del canale, invenzioni, perché si inventano meccanismi, si progettano e si realizzano e sono, come avete visto, funzionanti. E tutto sommato la spesa è anche, non è una spesa grande, perché questo è un apparato che costa 70 ampere. Lo mettiamo 70 euro. Lo mettiamo il link di questo anche sul canale? Assolutamente sì. Quindi ragazzi, sul canale trovate tutti i link dei prodotti che Alfredo sta utilizzando per tutte le sue realizzazioni. Che in buona parte sono già i prodotti che tu hai già, il link che tu hai già messo, dai dry e per il resto, praticamente questo, l'unica differenza è che io ho usato un dry contact, la 30U3 che è molto più perché io lavoro su range di voltaggi, quindi, e poi perché questo dry contact permette di implementare scenari in AND o in OR, cioè ovvero la lettura del voltaggio corrente può andare a lavorare in AND, vuol dire a che chiudere un deve discorso oppure essere passando sopra o sotto diciamo le soglie fissate, entrambe, o in OR, basta una delle due, quindi degli scenari più articolati che non una singola lettura. Nel link trovate, questo non è il classico dry contact, ragazzi, ve lo faccio vedere da vicino. Questo è la 30U3 controller, quindi ha delle funzioni, è un po' più difficile, non va usato per i normali dry controlli che facciamo noi con dry contact, ma con questo abbiamo delle funzioni in più. Qui siamo intanto arrivati a 70 volt circa. E eccoci qua, 70 volt. Tu hai detto che l'hai impostato a quanto? 76 volt. 76, quindi adesso facciamo un attimo di pausa e ci torniamo quando siamo a 76 volt. Ok Alfredo? Sì. Vuoi aggiungere qualcosa nel frattempo? No, credo che abbiamo illustrato un po' tutto il funzionamento di tutto questo impianto, che è articolato, è fatto di diverse componenti, ma che diciamo è stato un elefante da mangiare a piccoli morsi. Questo mi è piaciuto, un elefante da mangiare a piccoli morsi. Grazie Alfredo. Anche sul canale, ragazzi, aggiungiamo anche un po' di ironia ogni tanto. Ecco quello che dicevamo. Alfredo, descrivilo tu. Sì, praticamente è arrivato a 76 volts perché la batteria era già piuttosto carica, ci è arrivata in tempo molto, molto veloce, e gli ampere erogati non sono più 3, inizia a scendere e a fare un accosto all'amperaggio definitivo che è 0,4, che è quello poi di mantenimento. Quindi adesso piano piano, se noi aspettassimo, vedremmo scendere l'amperaggio sempre di più fino a 0,4. Va bene, e così abbiamo anche il mantenimento delle batterie, rimangono sempre cariche, si evita la solfattazione e quant'altro. Sì. Ottimo. Bene, Alfredo, andiamo a vedere adesso l'esterno, la rotazione delle pale, vento permettendo, e quindi usciamo per vedere cosa succede là fuori. Questa, ragazzi, è una delle pensiline che ha costruito Alfredo con una stringa di 3 pannelli, e su cui ha messo il palo, ve lo ricordate, della turbina eolica che avevo io, e dove sta girando. Purtroppo oggi abbiamo beccato una giornata dove non si riesce ad avere efficienza, però ragazzi, semplicemente la turbina nel suo posizionamento ha un fascino che è veramente, veramente incredibile, ragazzi. Ecco ragazzi, vedete le due turbine, quella di destra, la 96, ha iniziato a girare. Adesso vedete c'è una piccola raffica, quella da 96 volt
ha preso già una rotazione significativa per iniziare a produrre, quell'altra è ancora ferma, anche perché dipende a volte anche dalle falde dei tetti. Cari amici del canale, anche questo video sta arrivando alle sue fasi finali, mentre abbiamo dei rumori di sottofondo, spero non disturbino. Intanto vogliamo fare le considerazioni finali. Innanzitutto un grazie Alfredo di avermi ospitato. Grazie a voi di questa visita. A voi chi? Voi io o voi E amici? loro Okay. che attraverso te arrivano qui a casa. Ok, grazie. E sì, in effetti ragazzi, vabbè, Alfredo ospitalissimo. Ragazzi, qua siamo a Roma, quindi mi ha invitato a pranzo. Chiudiamo l'argomento, ok? Piegato in due. Tutto a base di pesce, ragazzi, ma invitatemi a mangiare pesce, cosa vi devo dire? Veramente grazie Alfredo. E poi l'impianto, l'avete visto in tutte le sue fasi, eccetera. Chiaramente avete visto un impianto bello, fatto bene, di una persona che non è competente. Ora Alfredo, non l'abbiamo detto all'inizio per un senso di riservatezza, ma qual è la tua qualifica professionale, il tuo diploma? Diciamolo. Io sono un ragioniere. Ora ragazzi, Alfredo è ragioniere. Ora, quando parliamo di ragioneria, parliamo del peggior livello culturale sull'elettronica. Parla tu Alfredo, perché mi sembra di offenderti. Diciamo, la distanza professionale è più elevata e quindi questo sta a dire che diciamo, il mio percorso è un esempio anche per altri, cioè se l'ho fatto io possono farlo anche altri, insomma, seguendo il canale, seguendo i consigli di Gianni, si può arrivare a realizzare qualcosa di... E non solo hai acquisito cultura, ma sei andato anche oltre, hai voluto analizzare il perché delle cose, voglio fare anche questo. C'è da dire una cosa ragazzi, l'ho detto in altri video, la turbina eolica, perché io ho scelto la turbina eolica? Perché mi piace, è una passione e in più produce, ma bisogna fare attenzione perché spesso sulla potenza eolica si rischia di illudersi. Alfredo, cosa vuoi dirci tu, visto che hai messo 2 turbine eoliche, eccetera? Che consiglio vuoi dare su fare attenzione a non illudersi che possano essere una sorgente primaria di produzione? Sì, esattamente, cioè le turbine eoliche devono essere viste come un complemento all'impianto fotovoltaico che rimane, diciamo, la fonte energetica primaria e quindi vanno a complementare quello che è una produzione. È chiaro che noi potremmo non avere il vento, la località, eccetera, tutta una serie di condizioni a contorno non ottimali affinché l'eolico diventi la sorgente primaria. Chiaramente questo è un discorso che va valutato, lo potete fare attraverso le statistiche territoriali, dove vedete la media di vento, soprattutto in relazione alla potenza continua. Chiaro, se abitate a Trieste non potete montare le turbine perché vi staccherebbe tutto, quella bora che soffia così potente, però ovviamente in molte zone di mare, in certi laghi, la Sicilia, la Sardegna, Lampedusa, cioè situazioni che sono ovviamente soggettive, dovete valutarle. Su questo canale non voglio illudere nessuno che con 2 pannellini e una turbinetta si possa produrre energia. Attenzione soprattutto a quelle turbine eoliche che vengono vendute 50 cm per 1 metro, 8 kW, no, cioè non esiste ragazzi. Lui ha messo una turbina e la seconda, il cui diametro è 2,20 m ognuna, 96 volt e 48 volt, eppure insomma sta aspettando anche lui l'arrivo dell'inverno. Ed è lì che la turbina prende forma, dove nell'inverno, con le giornate ventose, nuvolose e temporali, lì non c'è sole e quel 2, 3, 5, 7, dipende, kilowattora giornalieri buttati in batteria, non è male. Sono utili per superare la notte, per arrivare al giorno dopo sperando che c'è di nuovo il sole oppure che le condizioni siano migliori. Assolutamente sì. Ragazzi, io chiuderei questo video. Alfredo, tu vuoi aggiungere qualcosa? Abbiamo detto tutto? No, abbiamo fatto un excursus assolutamente di tutto l'impianto, a partire dal fotovoltaico per finire all'eolico, e poi abbiamo visto tante cose, come accoppiare quindi una batteria al piombo a una batteria anche al litio ferrofosfato, che è uno dei, se vuoi, dei tabù tecnologici di questo settore. Quindi di cose, di spunti, spero di averne dati diversi. Tantissimi. Ovviamente avendo utilizzato un ePever, un tracer, ho tutto sotto controllo attraverso l'app, quindi questo è un ulteriore, diciamo, vantaggio rispetto a usare un DC-DC charger e tutta una serie di altri meccanismi. Certo, questo è vero, quindi come vedete su questo canale gli impianti sono sempre progressivi, andiamo a diversificare, andiamo a implementare, andiamo ad aggiungere cose nuove. Ragazzi, tutto qua, un video lungo ma
penso e spero che vi sarà piaciuto. Non hanno potuto gustare il pesce, però la prossima volta qualcuno degli amici si aggiunge. Ragazzi, queste tagliatelle allo scoglio, più il pre, il post e il dolce e tutto il resto, ragazzi, adesso al quarto autogrill, gli ho già detto a lui, pausa, sleep. Non camminava, rotolava quando siamo andati via. E ragazzi, a Roma lo sanno tutti, come insomma l'Italia è una nazione dove se magna, si dice a Roma, giuro, non farmi fare il burino milanese che parla romano. Ragazzi, è stato un piacere, come al solito iscrivetevi al canale se è vostro piacere farlo e ci vediamo al prossimo video, grandi sorprese, buona giornata. Ciao. Riusciamo a stare in piedi. Ci stiamo con la testa, eh? Sì. Questo è un dietro le quinte, ragazzi. Prima ho dato una gnoccata, bang. Vabbè, del resto nei sottotetti così, ragazzi. Ora, prima di avventurarsi qua, ragazzi, molti di voi Chuck, terza. dovrei comprarlo, Chuck. Chuck, terza. Mannaggia.